Ciao a tutti ragazzi, qui Simone e qui Stefano di Photoshop Facile. Signori, questo è un giorno davvero importante per noi. Infatti vogliamo parlarti di un progetto su cui stiamo lavorando da oltre 12 mesi. Vogliamo farti vedere come mettere il turbo alle tue foto attraverso il pack di preset più potente ed esclusivo che sia mai stato creato. Preset Power. Sicuramente sarà capitato anche a te di lavorare ore e ore su una singola fotografia per poi ritrovarti davanti a un risultato mediocre. Nonostante i tuoi sforzi e il tempo speso nel modificare le tue foto, i tuoi lavori risultano sempre al di sotto delle tue aspettative. Sai, questa cosa capitava molto spesso anche a me e Simone e proprio per questo abbiamo iniziato ad investire del tempo nel cercare di capire come risolvere una volta per tutte questa situazione. Ecco, senza portartela troppo alle lunghe, abbiamo capito che il problema si nascondeva proprio dietro il nostro flusso di lavoro. Beh, se ci pensi, se inizi a modificare una foto senza aver chiaro sin dal principio il tipo di impronta che vuoi donare alla tua fotografia, è inevitabile poi ritrovarsi davanti a dei risultati improvvisati e non all'altezza. Ti faccio un esempio, nel nostro caso c'erano giorni che riuscivamo ad azzeccare lo stile della fotografia in pochissimo tempo, mentre altri giorni stavamo ore e ore a modificare le varie regolazioni per poi ritrovarci con una foto priva di personalità. Il look e l'atmosfera che andavamo a ricreare per le nostre immagini nella maggior parte dei casi era scontato e poco d'impatto. Questo significa che tutte le volte che non riuscivamo ad ottenere il risultato che ci aspettavamo, facevamo una cosa molto semplice. Ricominciavamo da capo a modificare la nostra immagine. Sì, hai capito bene, ripartivamo da zero tutte le sante volte. Questo, oltre ad essere davvero molto frustrante, ci faceva sentire come dei criceti che camminano su una ruota senza fine. Sai, eravamo sempre lì a sperare di azzeccare le giuste regolazioni e alla fine i risultati erano sempre gli stessi. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo realizzato questo video. Ecco perché negli ultimi 12 mesi ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo lavorato ad una soluzione che ci permettesse di capire subito a colpo d'occhio quale impronta donare alla nostra fotografia e creare immagini con una forte personalità. 2. Una soluzione che ci dà la possibilità di non impazzire e perdere tempo nel cercare di indovinare le varie regolazioni per ogni singola immagine su cui andiamo a lavorare. Terzo ed ultimo punto, abbiamo lavorato ad una soluzione che ci permette di creare stili di impatto in pochissimi click e uscire dalla ruota del criceto. Ok, tutto molto bello, ma come abbiamo fatto? Cioè, come si fa? Ci abbiamo messo 12 mesi per capirlo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Attraverso la creazione del pack di preset più completo ed esclusivo che sia mai esistito. Preset Power. Prima di iniziare, se non sai che cos'è un preset, devi semplicemente sapere che si tratta di un file che contiene tutta una serie di correzioni preimpostate. Per fartela breve, possiamo paragonare i preset a una specie di filtri ma molto più avanzati. In realtà, ragazzi, è molto più semplice farvelo vedere. Quindi questa è la nostra immagine di partenza, seleziono il preset e il gioco è fatto. Ovviamente i preset Power sono compatibili con Camera Raw, plugin all'interno di Photoshop, Lightroom e Lightroom Classic. Ok, tutto molto interessante, una cosa che non ho capito è perché preset Power? Cioè, insomma, che differenza c'è con i preset normali che si possono trovare in giro? Beh, innanzitutto i preset Power non sono dei semplici preset. Si tratta di una libreria con oltre 200 preset completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi ti mettiamo a disposizione 200 stili completamente diversi, quindi look diversi, atmosfere diverse, colori diversi, e il fatto che ogni preset è completamente diverso l'uno dall'altro ti dà la possibilità di capire sin da subito a colpo d'occhio il tipo di impronta da donare alla tua immagine. Naturalmente ogni preset è stato creato dopo ore e ore di progettazione, test e ottimizzazione. Ma la cosa che fa davvero la differenza è che i preset Power sono divisi in categorie. Infatti troverai dei preset professionali suddivisi in categorie come wedding, portrait, travel, newborn, paesaggio, creativo, fashion, eccetera eccetera. Stiamo parlando di 14 categorie con all'interno dai 15 ai 20 preset. Ogni categoria naturalmente includerà i migliori preset che siano mai stati creati. Pensaci un attimo, un preset è creato e progettato su un portrait e quindi una fotoritratto non può essere applicato anche su un paesaggio. E questo è un errore che vediamo commettere più spesso del previsto. Detto questo, devi sapere che in questi giorni abbiamo lanciato i Preset Power e visto che si tratta del primo lancio in assoluto, per pochi giorni hai la possibilità di acquistare il pacchetto Preset Power ad un prezzo scontato che non verrà mai più ripetuto. Se sei interessato oppure semplicemente vuoi avere maggiori informazioni, ti basterà andare sul sito www.presetpower.com. Ti lasciamo il link anche qui in basso in descrizione. Tornando a noi, direi che è arrivato il momento di farti toccare con mano la potenza di questi Preset Power. Quindi, mano sul mouse, e entriamo all'interno di Photoshop. Vai!
E siamo all'interno di Adobe Photoshop e prima di farti vedere come sbloccare il massimo potenziale delle tue foto, dobbiamo appunto caricare una foto all'interno di Photoshop. Qui abbiamo le nostre foto che utilizzeremo in questo tutorial e la prima foto che andrò ad importare è proprio questa qui. Quindi la trascino all'interno di Photoshop. Eccola qui, si tratta di una foto davvero molto carina, ma molto insipida. Sì, infatti la foto è priva di personalità, manca qualcosa. Ed è proprio per questo motivo che qui ci vengono incontro i nostri fantastici preset power. Stefano, sì, tutto fantastico, ma come facciamo ad applicare un preset power sulla nostra immagine? Nulla di più semplice, ti faccio vedere. Qui all'interno del pannello livelli, innanzitutto il nostro consiglio consiste nel duplicare il livello di sfondo, quindi premiamo i tasti Command+J o Ctrl+J se utilizzi Windows, e cosa molto importante, convertiamo il livello 1, appunto il livello duplicato, in un oggetto avanzato. Tasto destro, converti in un oggetto avanzato. Più tardi capirai perché. Bene, a questo punto non dobbiamo fare nient'altro che andare su Filtro, Filtro Camera Raw. Per chi non lo sapesse, Camera Raw è una plugin all'interno di Photoshop che ci permette di modificare le nostre foto in formato RAW. Ma non solo, infatti in questo momento stiamo utilizzando Camera Raw come filtro. Ci tengo a sottolineare che i preset power sono compatibili non solo con Camera Raw, bensì anche con Lightroom e Lightroom Classic. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a caricare i nostri preset power. Per farlo è molto semplice, infatti Camera Raw ci viene incontro con questa spunta qui chiamata predefiniti, ci facciamo un clic e all'interno di questo pannello abbiamo appunto la possibilità di caricare i nostri preset. Questi che vedi sono dei preset che Photoshop ci mette a disposizione di default, ma diciamo che non fanno al caso nostro, infatti sono abbastanza squallidi. Per caricare i nostri preset non dovremo fare nient'altro che fare clic su questi tre puntini e fare clic su importa profili e predefiniti. E adesso non dovremo fare nient'altro che selezionare il pack di preset da caricare. Come potete notare, all'interno di Preset Power sono presenti diverse categorie e ogni singola categoria, come ti abbiamo già detto all'inizio del video, contiene i migliori preset che siano mai stati creati. Altra cosa, ogni pack contiene dai 15 ai 20 preset. Sono uno più bello dell'altro, ma soprattutto sono diversi tra di loro. Come puoi notare, le categorie sono davvero tante e visto che ci ritroviamo di fronte ad una sposa, andremo a caricare il pack chiamato Wedding. Quindi lo selezioniamo e facciamo clic su Importa. Automaticamente verrà creata la cartella Wedding e all'interno di questa cartella sono presenti i migliori preset per appunto i matrimoni. I preset sono davvero tanti e come puoi notare, andando con il cursore semplicemente sul singolo preset potremo visualizzare un'anteprima. Guarda qui che roba! Questa funzione, ragazzi, è una delle più interessanti, infatti possiamo capire subito a colpo d'occhio quale stile donare alla nostra immagine. Ecco, nel nostro caso direi di applicare il preset Gold. Facciamo un piccolo prima e dopo. Prima, dopo. Signore e signori, abbiamo trasformato completamente la nostra immagine. Ecco, per fare prima e dopo ti basterà premere questo slash, praticamente il primo pulsante sulla tastiera. Altra cosa, ovviamente ragazzi, questo per noi sarà solo un punto di partenza. Infatti ogni singolo preset può essere, anzi secondo noi deve essere adattato alla tua immagine. Solo in questo modo avrai la possibilità di creare un tuo personalissimo stile. Quindi vedi questi preset come un punto di riferimento da cui partire. Questo è molto importante, infatti una volta aver acquistato il pack Preset Power, avrai a tua disposizione diverse lezioni in cui io e Simone ti illustriamo come sfruttare nel modo migliore questi preset. Beh, come primo esempio direi che il risultato è veramente sbalorditivo, ma ti dico la verità, voglio vedere di più. Facciamo clic qui su OK e signore e signori, automaticamente avremo applicato il nostro filtro sulla nostra immagine. Se noti bene, qui in basso è presente la spunta Filtri avanzati. Questo perché abbiamo convertito il nostro livello in un oggetto avanzato. Quindi in qualsiasi momento possiamo fare semplicemente doppio clic su Filtro Camera Raw per riaprire il pannello appunto Camera Raw e continuare a lavorare lì dove eravamo rimasti. Bene, faccio clic su Annulla perché voglio importare una nuova foto. Ecco, direi di provare con questa foto qui, quindi la trasciniamo sempre all'interno di Photoshop. Come prima, duplichiamo il livello, tasto destro, converti in oggetto avanzato. Andiamo qui su Filtro, Filtro Camera Raw. Ci dirigiamo sempre nel pannello predefiniti. Chiudo la cartella Wedding e Stefano, adesso che cosa dobbiamo fare? Cioè non ho altre cartelle. Questo perché dobbiamo caricare un altro pack. Per farlo, te lo ricordo, fai clic sui tre puntini, importa profili e predefiniti e questa volta andremo a caricare il pack chiamato Portrait. Un pack di preset progettato e creato proprio per i fotoritratti. Quindi facciamo clic su Importa ed eccolo qui, Portrait. Come prima, anche questo pack comprende i migliori preset per questa categoria. Ecco, nel nostro caso andremo a selezionare il preset chiamato Noce. Fantastico, ma c'è un piccolo problema, infatti questo preset non si adatta proprio perfettamente alla nostra immagine. Beh, puoi stare tranquillo, infatti il bello dei preset è che possiamo modificarli e modellarli al nostro piacimento in qualsiasi momento. Quindi in questo momento abbiamo selezionato il preset e adesso mi dirigo qui in alto su Modifica.
Ci dirigiamo nel pannello base e adesso per migliorare ulteriormente questo risultato direi di aumentare leggermente il contrasto. Quindi lo aumentiamo, io direi di portarlo a più 72. Ecco, già che ci siamo direi di giocare anche un po' con le ombre, quindi le vado ad alzare per andare a recuperare un po' di dettaglio. Le portiamo a un più 37. Signore e signori, ecco qui il nostro risultato finale. Facciamo un piccolo prima e dopo, prima, dopo. Davvero incredibile. Il preset noce, ragazzi, è davvero particolare, ma davvero unico nel suo genere. Infatti vado ad aggiungere questo leggero disturbo con uno stile quasi vintage che rende la nostra immagine davvero molto accattivante. Ovviamente possiamo continuare a migliorare questa immagine per ottenere un risultato ancora più sbalorditivo, ma per il momento ci fermiamo qui. Facciamo clic qui su OK. È una cosa che ci teniamo a sottolineare che i preset power sono compatibili naturalmente sia con Camera Raw plugin all'interno di Photoshop, ma anche con Lightroom e Lightroom Classic. Ti facciamo vedere, apriamo Lightroom. Come puoi notare qui nella libreria abbiamo già importato delle foto su cui andremo a lavorare e direi di selezionare la seconda foto. Apriamo il modulo sviluppo e signori e signori, naturalmente anche in Lightroom troviamo il pannello predefiniti. Cosa ancora più interessante è che all'interno di questo pannello sono presenti gli stessi pack di preset che abbiamo importato in Camera Raw, quindi il pack Portrait e il pack Wedding. Questo vuol dire che quando vai a caricare un qualsiasi pack di preset all'interno di Camera Raw te lo ritroverai automaticamente anche all'interno di Lightroom, naturalmente anche viceversa. Bene, quindi qui al centro abbiamo l'immagine con questa fantastica coppia di sposi e quindi vado ad aprire la cartella Wedding. Direi di andare a sfogliare un pochino tra i preset che abbiamo a nostra disposizione. Come puoi notare sono uno più bello dell'altro, non lo diciamo per scherzare, e nel nostro caso andremo a selezionare il preset Silver. Facciamo un piccolo prima e dopo, prima, dopo. Beh, anche il Blue Wedding ci sta davvero molto bene. Insomma ragazzi, avete solo l'imbarazzo della scelta. Ancora, cambiamo immagine, quindi faccio clic sulla prossima immagine qui in basso a sinistra e seleziono questo fantastico paesaggio. Ora, per quanto riguarda la paesaggistica, anche qui naturalmente non ci siamo fatti mancare nulla. Infatti abbiamo progettato un pack di preset proprio dedicato ai paesaggi. Ti facciamo vedere, per caricare un pack di preset all'interno di Lightroom è davvero molto semplice, infatti ci basterà far clic su questo simbolino a forma di più e selezionare Importa predefiniti. Eccole qui le nostre fantastiche categorie e in questo caso andremo a selezionare la categoria Landscape. Facciamo clic semplicemente su Importa, chiudo la cartella Wedding e signore e signori, ecco qui la categoria Landscape. Apriamola e ragazzi anche qui naturalmente sono presenti i migliori preset dedicati ai paesaggi. Andiamo a sfogliarli un pochino, c'è l'imbarazzo della scelta e direi di selezionare il preset Landscape Suspense. Facciamo un piccolo prima e dopo, prima, dopo. Davvero incredibile. Ragazzi, ovviamente vale lo stesso discorso di prima, tutti questi preset vanno adattati. Infatti per esempio qui mi accorgo che questa montagna è un po' troppo luminosa. Per esempio questa porzione di cielo risulta abbastanza bruciata. Quindi te lo ripetiamo, con l'acquisto dei preset power sbloccherai anche delle incredibili lezioni che ti illustreranno come utilizzare questi preset power, come adattare le tue immagini e come creare il tuo stile unico. Per quanto riguarda il discorso dello stile personale, noi pensiamo che si tratti di uno degli argomenti più importanti in assoluto. Mantenere una coerenza cromatica tra le tue fotografie non solo ti permette di essere percepito come un professionista, ma anche i tuoi clienti sapranno in anticipo quello che otterranno. Non solo Stefano, infatti mantenere lo stesso stile nelle tue fotografie ti permetterà di creare anche una tua vera identità. Solo in questo modo potrai essere davvero riconoscibile. E il lavoro che io e Stefano abbiamo fatto in questi 12 mesi con i preset power è anche questo qui. Infatti abbiamo cercato di creare dei preset che possono essere adattati anche su delle foto completamente diverse tra di loro. Ti facciamo vedere un ultimo esempio, mi sposto su quest'ultima immagine e andiamo ad applicare lo stesso ed identico preset che abbiamo applicato adesso. Landscape Suspense. Lo stile che abbiamo donato alla nostra immagine è davvero simile all'immagine precedente, ti facciamo vedere. Ecco, già attraverso la miniatura puoi notare che è come se ci fosse un filo che va a collegare le due immagini. C'è una certa coerenza cromatica, quello di cui ti parlavamo prima. Anche se Stefano, ti dico la verità, in questo caso avrei applicato un bel preset glaciale. Quindi sarei andato a lavorare direttamente su questo preset e avrei diminuito un pochino la percentuale di blu. Beh, queste sono cose un po' più tecniche che vedremo all'interno delle lezioni che abbiamo preparato per i preset power. Quindi quello che vogliamo farvi capire con questo video è che utilizzare dei preset oggi è fondamentale. Infatti con i preset power hai la possibilità non solo di mettere il turbo sulle tue foto, ma anche sul tuo flusso di lavoro. Sì, hai la possibilità di creare dei lavori di un certo livello, super professionali, davvero in pochissimi passaggi. Speriamo che questo tutorial ti sia piaciuto e se vuoi avere maggiori informazioni sui preset power ti ricordo di andare sul sito www.presetpower.com per scoprire l'offerta che abbiamo riservato per te. Per oggi è tutto, qui Simone e qui Stefano e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial qui su Photoshop Facile. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!